sono Cristina e mi sento come se fossi una pioniera del calcio femminile. Qua, sul campo del Noce a Noceto, è dove possiamo dire che sia nato il calcio così come lo intendiamo ora. In effetti però, a pensarci, il calcio femminile a Parma è nato ufficialmente nei primi anni '80 con un gruppo di ragazze che, mosse dalla passione per il calcio, si sono riunite in una squadra e grazie a una federazione che ci ha creduto, l'UISP, ha formato il primo campionato. Io invece sono arrivata un po' più tardi perché all'inizio degli anni '80 ero poco più che una bambina e ho dovuto aspettare i 12 anni perché sembra incredibile che a pensarci adesso che la parità di genere è di fatto funzionale ad ogni argomento trattato, che nel 1980 una bambina non poteva giocare a calcio, era proprio vietato e doveva aspettare i 12 anni per giocare appunto nell'UISP oppure i 14 anni per la FIGC. In questo lasso di tempo veniva consigliato come me di giocare a pallavolo, di fare atletica, di fare nuoto, ma non poteva fare calcio. E ho un bel ricordo anche di due bambine, poco più piccoline di me, mosse da una passione così grossa, avvallate dai loro genitori, sono le gemelle Gheduzzi di Piacenza, si sono tagliati i capelli, hanno cambiato i loro nomi, si sono tesserate come maschi pur di giocare. E le gemelle Gheduzzi ho avuto anche l'occasione di giocare con loro, contro di loro, erano veramente fortissime, sono arrivati tutti e due in Serie A, ma questo per capire quanto soltanto 40 anni fa a una bambina fosse proprio vietato giocare a calcio. Se proviamo a immaginare 40 anni fa cos'era per una bambina la voglia di giocare a calcio, la dobbiamo immaginare in un'era senza internet, senza possibilità di cercare una squadra che potesse accoglierla. Ecco, quella ero io, con mio papà che era molto volenteroso e cercava di trovare delle squadre, ma di fatto tutte le polisportive mi hanno rimpallato. E poi una bellissima domenica mattina, che la ricordo come se fosse ieri, nei campi della polisportiva Coop di Parma, dove aveva giocato mio fratello, spuntano dallo spogliatoio improvvisamente delle ragazze. Ecco, io ho trovato che era un sogno che si stava realizzando. Ho supplicato mio papà di andare a chiedere come si faceva ad iscrivere e dopo una settimana io ero in campo con loro con una maglia naturalmente da panchinara perché era all'inizio e da quel momento, era il febbraio-marzo del 1985, ecco, sono ancora qua, in un campo che mi ha visto per quasi 20 anni protagonista, a quasi ad inaugurarlo questo. E mio padre non ha esitato a cercare il dirigente e a iscrivermi immediatamente in quella che era la mia prima vera squadra, che si chiamava Fulgor Rondine, dal nome di un circolo molto popolare nell'oltretorrente di Parma. Da quel momento sono diventata una giocatrice anch'io. Si è realizzato uno dei miei sogni da bambina, anche se io ero poco più grande. E mi piace molto vedere all'indietro quella che è stata la mia vita sportiva, che io non ho mai abbandonato nessuna squadra di fatto. E sono sempre rimasta nella squadra originale, seppur cambiando negli anni i nomi a seconda un pochettino degli sponsor. Dobbiamo immaginarci negli anni '80 che le squadre di calcio, ma anche di pallavolo, di basket, avevano il nome del main sponsor, si direbbe adesso, all'epoca era lo sponsor principale, e io quindi ho continuato con quello che era il nucleo storico e di mano in mano da bambina sono diventata ragazzina, poi sono diventata anche donna, trascinandomi dietro tutte le ragazze che piano piano incominciavano a giocare. E alla fine degli anni 2000 ho avuto anche, e lo dico con tanto orgoglio, la possibilità di creare la prima scuola calcio solo al femminile. Grazie a una società dove abitavo, che è il Cervo Collecchio, mi ha dato questa opportunità. Il professore di educazione fisica delle scuole mi ha chiamato, io insieme ad un altro allenatore, Federico Novari, che lui invece ha proseguito la sua carriera da allenatore, io nella vita comunque ho fatto dell'altro, abbiamo messo insieme un gruppetto di ragazze, bambine e ragazzine, erano più di 40 in quell'estate del 99 e vado molto orgogliosa di quell'esperienza che è durata 3 anni perché successivamente avevo così tanta voglia di giocare che con quelle ragazzine ho creato una vera e propria squadra riuscendo ad arrivare sino in Serie B, praticamente con tutte. Una di loro poi, la Forte, è riuscita ad arrivare anche in Serie A, ma era un gruppo veramente speciale e mi ha fatto capire quanto lavorare con i bambini sarebbe stato un altro dei miei sogni, che sono comunque riuscita anche quello ad esaudire nel corso degli anni.
fine degli anni 2000 la mia voglia di giocare a calcio non era naturalmente finita, anche se le primavere aumentavano. C'erano altre 3 società che credevano molto in quello che era il calcio femminile e quindi ci siamo trovati ad avere 3 squadre e in una di queste 3 squadre ho deciso a metà degli anni 2000 di trasferirmi proprio perché c'era tante ragazze giovani e io ho capito che comunque una delle mie missioni era proprio quella di aiutarle, le ragazze, ad entrare in quello che era il calcio femminile. E mi sono trasferita in questa bellissima società con una lungimiranza. L'allenatore, dirigente, il factotum, Amedeo Manganello, l'aveva creata di fatto con le ragazze della scuola di Noceto, prendendo poi qualche elemento che avevamo di esperienza, per non dire vecchiaia, e creando un amalgama perfetto. Sono entrata qua giusto 20 anni fa, era il 2006 e il centro è praticamente quasi come lo si vede adesso. Lì era il primo campo sintetico di Parma e provincia. Ero così fortunata che riuscivo a giocare praticamente tutte le domeniche. Non c'era più problema di scarpe infangate o che pioveva, non si poteva giocare. Noi facevamo sempre allenamento, insomma eravamo proprio dei privilegiati nel 2006 e questo ci ha permesso di realizzare una squadra che pian piano, le bambine sono diventate grandi, qualcuna naturalmente è fisiologico che smetta, ma siamo diventati una delle potenze della provincia di Parma. Questo ha fatto sì che tante ragazze piaceva venire da noi e hanno quindi aumentato il numero delle calciatrici che erano in questa squadra. Ufficialmente abbiamo iniziato come Noceto Calcio Femminile, poi nel corso degli anni, io ho giocato qua 9 anni, abbiamo cambiato anche denominazione, chiamandoci Crociati Noceto, fino al momento in cui nel 2015 è arrivata la grossa opportunità del Parma Calcio. Lo dico con orgoglio e anche perché è stato incredibile, perché oltre a essere una calciatrice sono una tifosissima giallo-blu e mi piace proprio dire che io sono nata con la maglia crociata, quella non me la tira via nessuno. E nel 2015, con il fallimento del Parma Calcio, anche la società qua di Noceto ha incontrato dei grossi problemi burocratici e societari e quindi mi sono trovata ad avere 2 squadre fallite, il Parma Calcio e la mia, il Noceto. Ci siamo trovati a giugno quindi senza squadra. Io avevo scelto, perché nel frattempo le primavere sono veramente aumentate, quindi ero più un dirigente che una calciatrice, avevo scelto l'allenatore per la stagione successiva. L'allenatore è Marco Libassi, è un ex giocatore delle giovanili del Parma ed era rimasto abbastanza in contatto con quello che era la dirigenza del nuovo Parma che stava nascendo col nuovo inizio e quindi ha contattato alcune persone a cui poteva interessare e c'è stata questa nuova rinascita, cioè il Parma Calcio per la prima volta nel 2015 ha di fatto creato anche una sezione femminile. Per chi è tifoso come me penso che possa capire quello che ho provato io la prima volta che ho varcato la sede di Collecchio. Quella era una sede off limits per tutti, cioè lì ci ha giocato i più forti giocatori della mia squadra del cuore che mi ha portato a girare per tutta l'Europa da tifoso, prendendo un pullman per andare a Copenaghen. Ho fatto 26 ore per tornare, tra l'altro perdendo anche la Coppa, quindi non eravamo certamente allegri, andando in quasi tutti gli stadi della Serie A italiana. Ecco, in quel momento lì io ero lì e non ero lì solo come tifoso, ma ero lì come dirigente, calciatrice. E c'era così tanto fermento in quelle giornate che era incredibile. E forse però la cosa più incredibile è che a capo del nuovo Parma era stato chiamato quello che era il condottiero della Parma degli anni 90, cioè Nevio Scala, che ha incominciato a professare da subito il calcio biologico, cioè un calcio che ritornasse alle origini. E cosa c'è di più delle origini se non pensiamo anche al calcio femminile, in cui racchiudeva ragazze comunque che erano tutte nate a Parma e provincia. E quindi io dal niente mi sono trovata a avere Nevio Scala come mio presidente e lui ci considerava perché è venuto a vedere le partite. È stato un ottimo predecessore di quello che poi è stato Kai Kraus, che per il settore femminile ha veramente un occhio di riguardo. Il primo anno del Parma femminile è stato incredibile, abbiamo giocato 2 partite al Tardini
e per me è stato come un bambino che entrasse in un negozio di giocattoli. Cioè sono entrata negli spogliatoi e quasi pensavo di vedere Asprilla o vedere tutti quelli che erano i miei idoli di ragazzina. E alcuni di quegli idoli comunque erano lì, perché Gigi Apolloni era l'allenatore, Fausto Pizzi era dirigente e era tutto così bello che però ci è mancato il guizzo finale e quel campionato lì l'abbiamo perso all'ultima giornata e siamo arrivate seconda. Siamo tornate comunque ad allenarci in questo centro. Nel frattempo il centro è cresciuto perché ci sono state altri campi. Adesso a vederlo così è bellissimo. Quando ci giocavo io era bellissimo, ma un po' meno moderno, quindi sintetico ce n'era solo uno, adesso guardiamo. È così bello che mi viene voglia di scendere ed andare a giocare un pochettino, fare due calci e metterla là nel set, che una volta ci sono pure riuscita. Il Parma Calcio non è stato soltanto il raggiungimento di un sogno, ma è stato anche vedere quello che possiamo ottenere con una struttura alle spalle solida e che ci ha fornito di fatto tutto quello che un calciatore e un atleta potesse desiderare, che va oltre la struttura ma va anche dai professionisti che ci sono stati dedicati come allenatore, preparatore dei portieri, fisioterapisti, medici a nostra disposizione. E in effetti se ripenso a quello che era il calcio dei primi anni 80 e facendo un paragone con quello di adesso, è cambiato strutturalmente, è cambiata anche la fisicità delle ragazze, ci si allena molto in quello che è non solo la velocità, ma anche la tecnica e soprattutto in quello che è anche gli schemi, cosa che negli anni 80 oggettivamente era veramente improponibile da pensare. Alcune mie compagne di squadra non sapevano neanche cos'era il fuorigioco. Breve parentesi, io sul fuorigioco attivo passivo ho basato quasi tutta la mia carriera da buon difensore e Baresi mi ha insegnato veramente bene, con un braccio alzato ho fatto veramente faville. E tornando a noi invece, gli anni sono volati, sono stati 10 anni intensi, ma nel 2018 con la promozione in Serie A del Parma Calcio la FIGC aveva previsto che tutte le società che appartenevano alla serie maggiore dovessero iniziare ad avere un vivaio anche al femminile. E questo ha portato quindi il Parma Calcio con la grandissima partita di Spezia, e io naturalmente da brava tifosa non potevo mancare, e abbiamo quindi iniziato a creare quello che è il vivaio femminile. E è stato bellissimo per me, perché ogni Open Day io mi riflettevo in tutte le bambine che sono venute qua a provare. Ho visto dei talenti così cristallini che si rimaneva a occhi aperti soltanto a vederle palleggiare, ma vedere quel fuoco e quella passione nei loro occhi, che erano le stesse che avevo io, erano le identiche. A volte provo anche un pochettino di, come dire, di invidia verso queste bambine che hanno tutto quello che io non ho potuto avere. Ho un'invidia così passeggera perché sono proprio felice che comunque le bambine di adesso lo possano avere. Il vivaio quindi comincia nel 2018 e piano piano, con pazienza, anche perché noi abbiamo un colosso alle nostre spalle, Oltrenza, la Reggiana, che poi è diventata Sassuolo, eppure con pazienza, lavoro, andando a parlare con i genitori, con le bambine, siamo riusciti ad ottenere anche noi una buona fetta, una fetta importante, e attualmente nel Parma femminile è con orgoglio che dico che ci sono più di 150 ragazzine e altre 50 ci sono tra la primavera e la prima squadra, che portano ad avere in tutto quello che è il Parma quasi 200 persone di sesso femminile che possono e vogliono giocare a calcio. Gli ultimi anni li ho fatti tutti nel settore giovanile, dall'Under 10 sino ad arrivare all'Under 14, ed è stato un turbinio di emozioni, che non soltanto mi rispecchio in quello che erano loro, ma perché per loro vedo proprio un futuro davanti, che seppure nel calcio femminile bisogna anche essere oggettivamente onesti, nel senso che non circolano i soldi che circolano nel maschile, e quindi le femmine non hanno un piano B, diciamo. Noi abbiamo un piano A, che è quello di costruirci comunque il nostro futuro, e abbiamo un piano A2, chiamiamolo così, che è quello di riuscire a diventare comunque anche calciatrici.
Durante la pandemia, come la maggior parte degli sportivi, abbiamo dovuto interrompere, ma il periodo di sospensione ci ha comunque reso più forti e infatti nel rientro dei campionati abbiamo sbaragliato tutte le avversarie e siamo arrivati alla stagione 2024-25 che ci ha visto raggiungere finalmente la massima serie e di fatto riuscendo ad agguantare quello che è il colosso emiliano del calcio femminile con una grossissima tradizione alle spalle, quella Reggiana Sassuolo che dista solo 25 km, ma che posso dire veramente con orgoglio non solo di averle raggiunte, ma anche di averle un pochettino superate. Vabbè, Carlo, io ti saluto e vado a vedere l'allenamento.